Lezione 1. Osservare l'aspetto e il comportamento. Hai notato qualcosa di specifico nel loro aspetto o comportamento? Sì, ho notato che erano vestiti in abiti formali, e sembravano impegnati in una conversazione seria. Questo è interessante. Suggerisce che potrebbero discutere di qualcosa di importante o legato agli affari. Ho anche notato che hanno mantenuto il contatto visivo durante la conversazione, il che indica un ascolto e un coinvolgimento attivi. Il contatto visivo è davvero un aspetto cruciale di una comunicazione efficace. Mostra attenzione e favorisce una connessione tra gli individui. Inoltre, il loro linguaggio del corpo sembrava aperto e rilassato, suggerendo un livello di rapporto confortevole tra loro. Il linguaggio del corpo può trasmettere molto sulle emozioni e le intenzioni di una persona. Una postura aperta spesso significa accessibilità e cordialità. Inoltre, i loro gesti erano espressivi e animati, enfatizzando i loro punti e aggiungendo enfasi alla loro conversazione. I gesti possono migliorare la comunicazione fornendo segnali visivi e aggiungendo chiarezza ai messaggi verbali. Ho anche notato che di tanto in tanto annuivano in segno di consenso, indicando la loro comprensione reciproca e il loro accordo su alcuni punti. Annuire è un modo non verbale di esprimere un accordo o un'affermazione. Dimostra che sono sulla stessa pagina. D'altra parte, ho osservato che parlavano con toni misurati e parlavano a turno, indicando il rispetto reciproco delle opinioni. Parlare a turno e parlare con calma sono segni di una comunicazione efficace e di un ascolto attivo. Inoltre, sembravano mantenere una conversazione equilibrata, concedendosi reciprocamente pari opportunità di esprimere i propri pensieri. Una conversazione equilibrata assicura che entrambe le parti abbiano la possibilità di contribuire e partecipare attivamente. Infine, le loro espressioni facciali apparivano serie e focalizzate, suggerendo che stavano discutendo di un argomento importante o intenso. Le espressioni facciali possono rivelare le emozioni e il livello di coinvolgimento di una persona in una conversazione. Nel complesso, il loro aspetto e il loro comportamento indicavano professionalità, impegno attivo e capacità di comunicazione efficaci. È affascinante quanto possiamo imparare osservando gli altri. Prestare attenzione a questi dettagli può fornire informazioni preziose sulle interazioni tra le persone. Assolutamente. Osservare gli altri può aiutarci a comprendere le dinamiche sociali e migliorare le nostre capacità comunicative. Quindi, la prossima volta che ti trovi in un ambiente pubblico, prenditi un momento per osservare l'aspetto e il comportamento delle persone. Potresti ottenere informazioni interessanti. Sicuramente. È un ottimo modo per affinare le tue capacità di osservazione e diventare più in sintonia con i segnali non verbali. Osservare gli altri può essere una preziosa esperienza di apprendimento. Prendiamo l'abitudine di prestare attenzione e imparare da ciò che ci circonda. Concordato. Essendo attenti, possiamo migliorare la nostra comprensione del comportamento umano e migliorare le nostre capacità interpersonali. Assolutamente, Anna. Continuiamo a osservare e imparare dal mondo che ci circonda. Lezione 2. Gusto autentico in cucina. Sì, non lesinare sulla pasta di tamarindo e sulla salsa di pesce per un gusto autentico. Sono completamente d'accordo. La pasta di tamarindo e la salsa di pesce sono ingredienti essenziali in molte ricette tradizionali.
Aggiungono un profilo aromatico unico che è difficile da replicare con qualsiasi sostituto. La pasta di tamarindo conferisce un sapore piccante e leggermente dolce, mentre la salsa di pesce conferisce un gustoso sapore di umami ai piatti. È importante utilizzarli nelle giuste proporzioni per ottenere il gusto autentico. Assolutamente. L'equilibrio tra i due è fondamentale per ottenere il profilo aromatico desiderato. Una quantità insufficiente di pasta di tamarindo potrebbe causare una mancanza di piccantezza, mentre troppa salsa di pesce potrebbe rendere il piatto eccessivamente salato. Trovare il giusto equilibrio richiede sperimentazione e adattamento in base alle preferenze personali. Vale la pena notare che diverse marche di pasta di tamarindo e salsa di pesce possono variare di intensità, quindi è bene assaggiarle e adattarle di conseguenza. Anzi, è sempre una buona idea iniziare con una quantità minore e aggiungerne gradualmente dell'altra se necessario. Inoltre, considera il piatto specifico che stai preparando. Alcune ricette potrebbero richiedere un sapore più forte di tamarindo o salsa di pesce rispetto ad altre. Questo è vero. È importante seguire le linee guida della ricetta e apportare modifiche in base alle preferenze di gusto. Un altro consiglio è quello di utilizzare pasta di tamarindo di alta qualità e salsa di pesce per ottenere i migliori risultati. Gli ingredienti di alta qualità possono fare una differenza significativa nel gusto generale e nell'autenticità del piatto. Assolutamente. Non scendete a compromessi sulla qualità di questi ingredienti se volete ottenere un sapore autentico e delizioso. E se non sei sicuro delle proporzioni o della quantità da usare, puoi sempre fare riferimento a ricette affidabili o chiedere consiglio a cuochi esperti. Questo è un ottimo suggerimento. Imparare da altri che hanno esperienza con questi ingredienti può essere inestimabile. Anzi, possono fornire approfondimenti e suggerimenti per aiutarti a padroneggiare l'arte dell'uso della pasta di tamarindo e della salsa di pesce. Quindi, ricorda, quando cerchi un gusto autentico, non lesinare sulla pasta di tamarindo e sulla salsa di pesce. Sono elementi chiave in molti piatti saporiti. Assolutamente. Abbraccia questi ingredienti ed esplora i sapori ricchi e diversi che apportano alle tue creazioni culinarie. Goditi il viaggio della sperimentazione e della scoperta del perfetto equilibrio tra pasta di tamarindo e salsa di pesce nei tuoi piatti preferiti. Buona cucina, e che le vostre avventure culinarie siano piene di sapori deliziosi e autentici. Grazie Anna. Assaporiamo le meraviglie della pasta di tamarindo e della salsa di pesce mentre cuciniamo. Lezione 3. Pianificare un alloggio in un luogo popolare. Sistemazione in anticipo? È un posto popolare, quindi è una buona idea. Assolutamente. Pianificare e prenotare un alloggio in anticipo può salvarci dallo stress dell'ultimo minuto e garantire la disponibilità. Inoltre, le destinazioni più popolari tendono ad avere opzioni limitate, quindi prenotare in anticipo ci offre maggiori possibilità di assicurarci la nostra sistemazione preferita. È anche un'opportunità per cercare e trovare le migliori offerte o offerte speciali disponibili. Questo è vero. Prenotando in anticipo, possiamo confrontare i prezzi e usufruire di eventuali sconti o promozioni. Inoltre, pianificare in anticipo ci consente di considerare fattori come la posizione, i servizi e le recensioni per trovare la sistemazione più adatta alle nostre esigenze e preferenze.
Possiamo leggere le recensioni di altri viaggiatori per ottenere informazioni sulla qualità e sulle esperienze di soggiorno in diverse sistemazioni. È essenziale considerare il nostro budget e trovare un equilibrio tra convenienza e comfort nella scelta dell'alloggio. Assolutamente. Vogliamo sfruttare al meglio il nostro viaggio senza spendere troppo per l'alloggio. Un altro vantaggio della prenotazione anticipata è la tranquillità che offre. Possiamo concentrarci su altri aspetti del nostro viaggio, sapendo che il nostro alloggio è curato. Anzi, elimina l'incertezza e ci consente di pianificare il nostro itinerario con maggiore sicurezza. Tuttavia, è importante conoscere le politiche di cancellazione e le eventuali commissioni associate alla modifica o all'annullamento delle prenotazioni. Assolutamente. Dovremmo esaminare attentamente i termini e le condizioni prima di effettuare qualsiasi prenotazione per evitare costi imprevisti. Nel caso in cui i nostri piani cambino, avere flessibilità nelle prenotazioni degli alloggi può essere utile. Quindi, vale la pena considerare opzioni con politiche di cancellazione più indulgenti. Questo è un buon punto. La flessibilità può tornare utile, soprattutto se i nostri piani di viaggio sono soggetti a modifiche. Infine, è consigliabile contattare direttamente l'alloggio se abbiamo richieste o preferenze specifiche, come l'ubicazione della camera o i servizi speciali. Personalizzare la nostra esperienza comunicando le nostre esigenze può migliorare il nostro soggiorno e renderlo più piacevole. In sintesi, prenotare un alloggio in anticipo è una decisione saggia quando si visitano destinazioni popolari. Offre comodità, opzioni migliori e tranquillità. Assolutamente, Anna. Pianifichiamo in anticipo e assicuriamoci un alloggio per rendere il nostro viaggio memorabile. Non potrei essere più d'accordo, John. Adottando questo approccio proattivo, possiamo garantire un'esperienza di viaggio fluida e piacevole. Quindi, iniziamo a cercare e prenotare il nostro alloggio in anticipo. È un passaggio essenziale nel nostro processo di pianificazione del viaggio. Sicuramente. Una volta sistemati i nostri alloggi, possiamo aspettarci un'incredibile avventura in una destinazione popolare. Grazie, Anna, per le preziose informazioni. Facciamo in modo che i nostri piani di viaggio siano un successo pianificando il nostro alloggio in anticipo. Lezione 4. Acquistare articoli di cancelleria. Ehi, hai acquistato articoli di cancelleria ultimamente? Sì, stavo cercando degli articoli di cancelleria carini e funzionali. È sempre emozionante esplorare diverse opzioni e trovare articoli di cancelleria adatti al nostro stile e alle nostre esigenze. Assolutamente. La cancelleria può aggiungere un tocco di personalità al nostro spazio di lavoro o all'area studio. Inoltre, avere la cancelleria giusta può migliorare la produttività e rendere le attività più piacevoli. Ho guardato delle penne e dei pennarelli colorati per rendere i miei appunti e disegni più vivaci. Sembra divertente. Aggiungere un tocco di colore può rendere più coinvolgente lo studio o il lavoro su progetti. Ho anche cercato un taccuino di buona qualità con carta spessa e liscia per un'esperienza di scrittura confortevole. È importante trovare un taccuino su cui scrivere piacevolmente e in grado di gestire diversi tipi di penne o pennarelli senza sbavature.
Sono d'accordo, la qualità della carta può fare una differenza significativa nell'esperienza complessiva di scrittura o disegno. Ti sei imbattuto in articoli di cancelleria unici o innovativi durante la tua ricerca? Sì, ho trovato dei segnalibri adesivi a forma di simpatici animaletti. Sono perfetti per organizzare e contrassegnare pagine importanti. Sembrano adorabili. La cancelleria funzionale e carina può rendere le attività più piacevoli e aggiungere un tocco di fantasia alla nostra routine di lavoro o di studio. Assolutamente. Sono i piccoli dettagli che possono fare la differenza nella nostra vita quotidiana. Hai preso in considerazione degli organizzatori di articoli di cancelleria o soluzioni di archiviazione per tenere tutto in ordine? Sì, stavo cercando un organizer da scrivania compatto per tenere in ordine penne, matite e altri piccoli articoli di cancelleria. Mantenere tutto organizzato può contribuire a creare uno spazio di lavoro privo di ingombri e facilitare la ricerca di ciò di cui abbiamo bisogno. Sono completamente d'accordo. Una collezione di articoli di cancelleria ben organizzata può ispirare creatività ed efficienza. Vale anche la pena controllare i negozi online o i negozi specializzati locali per reperti di cancelleria unici che potrebbero non essere disponibili nei normali negozi. Questa è un'ottima idea. L'esplorazione di diverse fonti può portare alla scoperta di gemme nascoste e ad ampliare la nostra collezione di articoli di cancelleria. Ricordati di fissare un budget per la spesa di cartoleria per evitare spese eccessive. Consigli saggi. È facile lasciarsi trasportare da tutte le meravigliose opzioni di cancelleria disponibili. Anzi, stabilendo un budget, possiamo goderci l'esperienza di acquisto pur rimanendo consapevoli delle nostre finanze. Grazie per il promemoria, John. È importante trovare un equilibrio tra dedicarsi alla nostra passione per la cancelleria ed essere finanziariamente responsabili. Benvenuta, Anna. Goditi la tua spesa di cancelleria e potresti trovare gli articoli perfetti per migliorare il tuo spazio di lavoro o la tua area di studio. Grazie John. Buon shopping anche a te. Abbracciamo la gioia di scoprire nuovi tesori di cancelleria. Assolutamente, Anna. Facciamo della nostra collezione di articoli di cancelleria un riflesso del nostro stile e una fonte di ispirazione nelle nostre attività quotidiane. Lezione 5. Pianificazione della durata del soggiorno. Per quanto tempo resterai? Abbiamo intenzione di rimanere per una settimana. Sembra un periodo di tempo ragionevole per esplorare la zona e godersi il nostro viaggio. Sì, una settimana dovrebbe darci abbastanza tempo per visitare le principali attrazioni e vivere un'esperienza più rilassata. È importante considerare le attività che vogliamo fare e i luoghi che vogliamo visitare nel determinare la durata del nostro soggiorno. Assolutamente. Dovremmo dedicare abbastanza tempo per visitare la città, provare la cucina locale e immergerci nella cultura. Vale anche la pena lasciare un po' di spazio per avventure spontanee e scoperte inaspettate durante il nostro viaggio. Questo è vero. Essere aperti a esperienze non pianificate può aggiungere entusiasmo e rendere il nostro viaggio più memorabile. Tuttavia, dovremmo anche prestare attenzione ai nostri orari e impegni a casa quando decidiamo la durata del nostro soggiorno. Sì, è importante trovare un equilibrio tra godersi la vacanza e garantire una transizione graduale alla nostra routine quotidiana.
Se scopriamo che ci sono più posti che vogliamo esplorare o attività che vogliamo provare, possiamo sempre considerare di prolungare il nostro soggiorno. Questo è un buon punto. Avere flessibilità nei nostri piani di viaggio può consentirci di adattarci e sfruttare al massimo il nostro tempo. D'altra parte, se riteniamo che una settimana sia sufficiente per scoprire ciò che la destinazione ha da offrire, possiamo attenerci al nostro piano originale. Assolutamente. Si tratta di trovare il giusto equilibrio e prendere decisioni in base alle nostre preferenze e priorità. Un altro fattore da considerare è la disponibilità di voli e alloggi. Dovremmo verificare se ci sono limitazioni o restrizioni durante le date di viaggio desiderate. Sì, garantire che voli e alloggi siano prontamente disponibili per tutta la durata del nostro soggiorno è essenziale per evitare problemi dell'ultimo minuto. Inoltre, è una buona idea ricercare le condizioni meteorologiche durante il periodo in cui intendiamo visitare. Può aiutarci a prepararci di conseguenza e a sfruttare al meglio le nostre attività. Questo è vero. Essere consapevoli delle condizioni meteorologiche può guidare le nostre scelte di imballaggio e aiutarci a pianificare le attività all'aperto in modo più efficace. Infine, dovremmo tenere presente il nostro budget e il costo complessivo del soggiorno per una durata specifica. È importante trovare un equilibrio tra la durata del nostro soggiorno e le nostre risorse finanziarie. Assolutamente. Vogliamo assicurarci che il nostro viaggio rientri nel budget previsto e non metta a dura prova le nostre finanze. Quindi, considerando tutti questi fattori, una settimana sembra un buon punto di partenza per il nostro viaggio. Possiamo sempre adattarci se necessario. Sono d'accordo, John. Pianifichiamo per una settimana, e restiamo aperti alle possibilità lungo il percorso. Grazie, Anna, per aver parlato della durata del nostro soggiorno. È importante avere queste conversazioni per garantire un viaggio ben pianificato e piacevole. Benvenuto, John. È sempre un piacere discutere con te dei piani di viaggio. Sfruttiamo al massimo la nostra avventura di una settimana. Assolutamente, Anna. Ecco una settimana fantastica piena di nuove esperienze e ricordi preziosi. Lezione 6. Suggerimenti per imparare l'inglese. Sto studiando inglese da un po' di tempo. Questo è impressionante. Puoi darmi qualche consiglio per migliorare le mie abilità in inglese? Certo. Un consiglio è quello di esercitarsi a parlare inglese il più possibile. Trova opportunità per conversare con persone madrelingua o partecipa a programmi di scambio linguistico. Sembra efficace. Parlare regolarmente può aiutare a migliorare la fluidità e creare fiducia. Assolutamente. Un altro consiglio è quello di immergersi nei media inglesi come film, programmi TV e musica. Aiuta con la comprensione orale e l'espansione del vocabolario. Mi assicurerò di incorporare più media in inglese nella mia routine quotidiana. Sembra un modo divertente per imparare. Sicuramente lo è. Inoltre, leggere libri, articoli e notizie in inglese può migliorare le tue capacità di lettura e esporti a diversi stili di scrittura. Inizierò a leggere più materiali in inglese per ampliare il mio vocabolario e migliorare la mia comprensione. Questa è un'ottima idea. Un altro consiglio utile è esercitarsi a scrivere in inglese. Puoi iniziare scrivendo un diario o scrivendo brevi saggi su argomenti che ti interessano. Scrivere regolarmente mi aiuterà sicuramente a sentirmi più a mio agio nell'esprimere i miei pensieri in inglese.
Assolutamente. È anche utile lavorare sulla grammatica e sulla struttura delle frasi. Sono disponibili molte risorse online ed esercizi di grammatica per aiutarti. Dedicherò un po' di tempo ogni giorno a concentrarmi sulla pratica grammaticale. È essenziale per una comunicazione chiara. Un altro consiglio è quello di ampliare il tuo vocabolario imparando nuove parole e frasi. Usa le flashcard o le app di vocabolario per rendere l'apprendimento più interattivo e divertente. Prenderò l'abitudine di imparare qualche parola nuova ogni giorno. Costruire un vocabolario forte migliorerà le mie abilità linguistiche complessive. È fantastico sentirlo. Inoltre, non abbiate paura di commettere errori. Gli errori fanno parte del processo di apprendimento e ti aiutano a crescere e migliorare. Me lo ricorderò. È importante accettare gli errori come opportunità di apprendimento, e non lasciare che mi scoraggino. Assolutamente. Infine, trova una routine di studio che funzioni per te e rispettala. La coerenza è fondamentale nell'apprendimento delle lingue. Creerò un programma di studio e renderò l'apprendimento dell'inglese un'abitudine quotidiana. La coerenza mi aiuterà a progredire costantemente. È un approccio fantastico, Anna. Ricordati di rimanere motivato e di goderti il viaggio di apprendimento dell'inglese. Grazie, John, per aver condiviso questi preziosi consigli. Sono entusiasta di implementarli e di vedere miglioramenti nelle mie competenze in inglese. Benvenuta, Anna. Non ho dubbi che con la tua dedizione e questi suggerimenti, eccellerai nel tuo viaggio di apprendimento dell'inglese. Buona fortuna! Grazie, John. Il tuo supporto significa molto per me. Continuiamo a sostenerci a vicenda nei nostri sforzi di apprendimento delle lingue. Assolutamente, Anna. Insieme, possiamo ottenere grandi progressi nelle nostre competenze linguistiche. Lezione 7. Responsabilità e definizione degli obiettivi. Hai mai pensato di avere qualcuno che ti ritenga responsabile dei tuoi obiettivi? Questa è un'ottima idea. Avere qualcuno che mi ritenga responsabile può davvero aiutarmi a rimanere in pista. Sicuramente sì. Quando condividi i tuoi obiettivi con qualcuno, quest'ultimo può verificare i tuoi progressi e fornirti supporto e incoraggiamento. Mi assicurerò di trovare una persona affidabile che possa aiutarmi a rimanere responsabile. Può fare una differenza significativa nel raggiungimento dei miei obiettivi. È una decisione saggia. È anche importante fissare obiettivi specifici e misurabili. Quando hai obiettivi chiari, diventa più facile tenere traccia dei tuoi progressi. Mi assicurerò di fissare obiettivi realistici e misurabili su cui lavorare. Mi darà un senso di orientamento e motivazione. Assolutamente. È anche utile suddividere gli obiettivi in attività più piccole e gestibili. Rende l'obiettivo generale meno difficile e più raggiungibile. Suddividere i miei obiettivi in attività più piccole sembra un approccio pratico. Mi aiuterà a rimanere concentrato e a fare progressi passo dopo passo. Giusto. Inoltre, è essenziale rivedere e valutare regolarmente i tuoi obiettivi. Riflettere sui tuoi progressi ti consente di apportare le modifiche o le revisioni necessarie. Pianificherò controlli regolari per valutare i miei progressi e apportare le modifiche necessarie. Mi assicura di rimanere in linea con i miei obiettivi. Questa è un'ottima pratica. Un altro consiglio è quello di celebrare le pietre miliari lungo il percorso.
Riconoscere i tuoi risultati può aumentare la tua motivazione e mantenerti ispirato. Mi assicurerò di celebrare i miei traguardi, non importa quanto piccoli possano sembrare. È importante riconoscere i progressi che ho fatto. Assolutamente. È anche utile creare un ambiente favorevole. Circondatevi di persone che vi incoraggiano e vi ispirano a raggiungere i vostri obiettivi. Mi impegnerò a circondarmi di persone positive e solidali che possano motivarmi nel mio viaggio. Questo sì che è fantastico. Un altro consiglio prezioso è quello di rimanere disciplinati e impegnati a raggiungere i propri obiettivi, anche di fronte a sfide o difficoltà. Ricorderò a me stesso il mio impegno e resterò resiliente di fronte alle sfide. È importante non arrendersi e continuare ad andare avanti. Questo è lo spirito. Infine, non abbiate paura di chiedere aiuto quando necessario. Cercare consigli o consigli da altri può fornirti informazioni preziose e aiutarti a superare gli ostacoli. Mi ricorderò di chiedere assistenza quando ne avrò bisogno. Va bene chiedere aiuto e imparare da chi ha esperienza nelle mie aree di interesse. È un approccio saggio, Anna. Ricorda che responsabilità e definizione degli obiettivi vanno di pari passo. Implementando queste strategie, puoi ottenere risultati notevoli. Grazie, John, per aver condiviso queste preziose informazioni. Sono entusiasta di applicarli al mio percorso personale di definizione degli obiettivi. Benvenuta, Anna. Non ho dubbi che con la tua determinazione e questi consigli, farai progressi significativi verso i tuoi obiettivi. Buona fortuna. Grazie, John. Apprezzo il tuo sostegno e il tuo incoraggiamento. Continuiamo a ispirarci a vicenda mentre lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi. Assolutamente, Anna. Assieme possiamo fare grandi cose. Lezione 8. Equilibrio tra cura di sé e disciplina. Prendermi cura di me è importante, ma a volte faccio fatica a trovare il giusto equilibrio. Capisco. È essenziale dare priorità alla cura di sé mantenendo la disciplina nella nostra vita quotidiana. Esattamente. Credo che le cornie occasionali siano necessarie per soddisfare le voglie e premiarci per il nostro duro lavoro. Non potrei essere più d'accordo. Concederci indulgenze occasionali può aiutarci a mantenere un rapporto sano con i nostri obiettivi. Tuttavia, è fondamentale non lasciare che tali trattamenti diventino eccessivi o facciano deragliare i nostri progressi. Assolutamente. La moderazione è fondamentale quando si tratta di coccolarsi. Si tratta di trovare un sano equilibrio. È importante ascoltare il nostro corpo e darci ciò di cui abbiamo bisogno rimanendo disciplinati con i nostri impegni. Giusto. La consapevolezza di sé gioca un ruolo significativo nell'identificare quando abbiamo veramente bisogno di un trattamento, e quando è meglio praticare la moderazione. Praticare l'autodisciplina non significa privarci di noi stessi. Significa fare scelte consapevoli in linea con i nostri obiettivi a lungo termine. Sono d'accordo, si tratta di prendere decisioni intenzionali che supportino il nostro benessere e il nostro progresso generali. Inoltre, può essere utile trovare modi alternativi per soddisfare le voglie. L'esplorazione di opzioni più salutari può comunque offrire divertimento senza compromettere i nostri obiettivi. Questo è un ottimo punto. Scoprire alternative più salutari ci permette di concederci qualcosa di più equilibrato e consapevole.
È anche essenziale ricordare che la cura di sé va oltre le cornie. Dare priorità al riposo, al relax e alle attività che ci portano gioia è altrettanto importante. Assolutamente. La cura di sé comprende vari aspetti della nostra vita, incluso il nostro benessere fisico, mentale ed emotivo. Trovando il giusto equilibrio tra cura di sé e disciplina, possiamo condurre uno stile di vita più appagante e sostenibile. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta di nutrire noi stessi rimanendo impegnati nella nostra crescita e nelle nostre aspirazioni personali. Precisamente. È un viaggio continuo alla scoperta di sé e al miglioramento di sé. Trovare questo equilibrio richiede autoriflessione e adattabilità man mano che le nostre esigenze e circostanze cambiano. E con la pratica, possiamo coltivare un rapporto sano con la cura di sé e la disciplina che sostiene il nostro benessere generale. Grazie, John, per aver discusso di questo importante argomento. È un promemoria per dare priorità sia alla cura di sé che alla disciplina nella nostra vita. Benvenuta, Anna. È un piacere approfondire questi argomenti con te. Continuiamo a trovare quell'equilibrio e a sostenerci a vicenda in questo viaggio. Lezione 9. Esplorazione delle opzioni di trasporto. Stavo pensando ai trasporti all'interno delle città. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? È un aspetto importante da considerare. Il trasporto pubblico è spesso un'opzione affidabile per spostarsi. È bello saperlo. Il trasporto pubblico è generalmente accessibile e conveniente? Sì, i sistemi di trasporto pubblico sono progettati per soddisfare le esigenze dei pendolari e offrono un modo conveniente per viaggiare all'interno delle città. Questo è rassicurante. Gli orari e i percorsi sono ben mantenuti ed efficienti? Le autorità di trasporto pubblico si sforzano di mantenere orari affidabili e percorsi efficienti per garantire un trasporto regolare per i pendolari. È fantastico sentirlo. Che mi dici del costo? Il trasporto pubblico è conveniente? Le tariffe dei trasporti pubblici sono generalmente più convenienti rispetto alle opzioni di trasporto privato, il che la rende una scelta conveniente per molti. Questo è un vantaggio significativo. Che ne dici della frequenza dei servizi di trasporto pubblico? I servizi di trasporto pubblico operano spesso con orari regolari e intervalli frequenti, garantendo ai pendolari opzioni convenienti durante tutto il giorno. È conveniente per coloro che si affidano ai mezzi pubblici. Ci sono altri vantaggi nell'usare i mezzi pubblici? Assolutamente. Il trasporto pubblico riduce la congestione del traffico, riduce le emissioni di carbonio e promuove una modalità di trasporto più sostenibile. Questo sì che è fantastico. È bello vedere l'impatto positivo che può avere sull'ambiente. Ci sono aspetti negativi nell'usare i mezzi pubblici? Sebbene il trasporto pubblico sia generalmente affidabile, possono verificarsi ritardi occasionali o sovraffollamento nelle ore di punta, a seconda della città. Questo è comprensibile. È importante pianificare di conseguenza e concedere un po' di tempo. Esistono alternative al trasporto pubblico? Sì, esistono alternative come i servizi di ciclismo, passeggiate o ride sharing che offrono flessibilità e possono essere adatti per distanze più brevi o esigenze specifiche. È bello saperlo.
È fantastico avere opzioni che soddisfino preferenze e circostanze diverse. Esistono suggerimenti per utilizzare i trasporti pubblici in modo efficace? Pianificare i percorsi, controllare gli orari in anticipo, ed essere a conoscenza di eventuali aggiornamenti o interruzioni può contribuire a garantire un'esperienza più fluida con il trasporto pubblico. Questo è un consiglio utile. È sempre bene essere preparati e informati. Grazie per aver condiviso queste informazioni, Anna. Benvenuto, John. Sono lieto di aver potuto fornire alcune informazioni. Il trasporto pubblico può essere un modo affidabile ed efficiente per spostarsi nelle città. Assolutamente, Anna. È un aspetto essenziale della vita urbana e comprendere le opzioni disponibili ci aiuta a fare scelte informate. Lezione 10. Navigare per la città. Mi scusi, può dirmi quanto dista da qui se al semaforo svolto a sinistra e continuo a camminare? Certo, è a circa 10 minuti a piedi da qui se segui quel percorso. Grazie, il percorso è semplice o ci sono punti di riferimento a cui devo prestare attenzione? Il percorso è relativamente semplice. Tuttavia, lungo la strada passerai accanto a una grande fontana e a un parco. Questo è utile. Ci sono altri monumenti importanti di cui dovrei essere a conoscenza? I punti di riferimento importanti lungo il percorso includono una libreria e una caffetteria, che possono fungere da punti di riferimento aggiuntivi. È bello saperlo. Dovrò attraversare qualche incrocio importante? No, non è necessario attraversare nessun incrocio importante. Prosegui dritto fino a raggiungere la tua destinazione. Perfetto. Sono disponibili opzioni di trasporto pubblico se decido di non camminare? Sì, c'è una fermata dell'autobus nelle vicinanze che può portarti direttamente a destinazione se preferisci i mezzi pubblici. Questo è conveniente. Lo terrò a mente come alternativa. L'area è sicura per i pedoni? Sì, l'area è generalmente sicura per i pedoni, con marciapiedi e attraversamenti pedonali ben tenuti. Questo è rassicurante. Apprezzo l'informazione. Ci sono altri percorsi che posso prendere in considerazione? C'è un percorso alternativo che attraversa il quartiere dello shopping se preferisci un'atmosfera più vivace e vivace. Sembra interessante. Quanto durerebbe quel percorso? Prendere il percorso alternativo attraverso il quartiere dello shopping aggiungerebbe 5 minuti in più al tempo complessivo di viaggio. Capisco. È bello avere delle opzioni. Grazie per aver condiviso questi dettagli, Anna. Benvenuto, John. Sono felice di averti potuto aiutare. Se hai altre domande, non esitare a chiedere. Apprezzo il tuo aiuto. Seguirò le tue indicazioni ed esplorerò la città. Buona giornata, Anna. Lezione 11. Alla scoperta della cucina messicana. Il cibo messicano è ottimo. Adoro i tacos e il guacamole. Sono d'accordo, John. La cucina messicana offre una deliziosa gamma di sapori e piatti. I tacos sono così versatili. Ci sono infinite combinazioni di ripieni e condimenti da esplorare. Questo è vero.
Dalle opzioni tradizionali come la carne asada alle scelte vegetariane come le verdure grigliate, ce n'è per tutti i gusti. E non dimentichiamo il guacamole. È la salsa cremosa e saporita perfetta per le tortilla chips. Assolutamente. La combinazione di avocado, succo di lime, cipolle e coriandolo crea un gusto rinfrescante e piccante. È sempre un piacere per la folla alle feste e alle riunioni. Quali sono altri piatti messicani popolari? La cucina messicana offre una varietà di piatti deliziosi come enchiladas, peperoncini rellenos e tamolis. Le enchiladas sono fantastiche. La combinazione di carne tenera o formaggio avvolti in una tortiglia e ricoperti da una salsa saporita è irresistibile. I peperoncini rellenos, che sono peperoni ripieni e pastellati, offrono una miscela soddisfacente di sapori e consistenze. E i tamolis, con la loro morbida pasta di masa e i saporiti ripieni, sono un vero comfort food. Assolutamente. La cucina messicana celebra i sapori ricchi e vivaci dei vari ingredienti. Mi piacciono anche le bevande messicane come l'orchata e i margarita. Completano perfettamente i sapori del cibo. L'orchata, con il suo dolce latte di riso infuso con cannella, è una scelta rinfrescante. I margarita sono un cocktail classico e popolare. La cucina messicana ha davvero una vasta gamma di delizie culinarie da offrire. È una cucina che non smette mai di stupire. Davvero, John. Esplorare i sapori e i piatti della cucina messicana è una deliziosa avventura culinaria. Sono felice che condividiamo l'amore per il cibo messicano. È sempre un piacere concedersi questi sapori. Assolutamente, John. La cucina messicana è un tesoro di prelibatezze che non delude mai. Continuiamo a esplorare e ad assaporare le meraviglie della cucina messicana. È un viaggio che vale la pena intraprendere. Lezione 12. Rimanere motivati. Anna, come fai a rimanere motivata nella tua vita quotidiana? Trovo che fissare obiettivi specifici mi aiuti a rimanere motivato e concentrato. Questo è un ottimo approccio. Come definisci i tuoi obiettivi? Mi assicuro che i miei obiettivi siano specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo, obiettivi SMART. Gli obiettivi SMART sono davvero efficaci. Come tenete traccia dei vostri progressi? Tengo un diario o utilizzo strumenti digitali per tenere traccia dei miei progressi e celebrare i traguardi raggiunti lungo il percorso. Questa è una buona idea. Come gestisci i contrattempi o gli ostacoli? Di fronte a delle difficoltà, ricordo a me stesso il quadro generale e trovo modi per superare le sfide. Questa è una mentalità resiliente. Hai qualche strategia per rimanere concentrato? Suddivido gli obiettivi più grandi in attività più piccole e gestibili per rimanere concentrato e mantenere lo slancio. Sembra pratico. Come ti ricompensi per aver raggiunto i tuoi obiettivi? Mi ricompenso con qualcosa che mi piace, come concedermi un pasto preferito o dedicarmi a un'attività ricreativa. È un ottimo modo per rimanere motivati. Hai altri suggerimenti da condividere?
Circondarmi di persone che mi supportano e che la pensano allo stesso modo mi aiuta a rimanere motivato e responsabile. Questo è un consiglio prezioso. Come fai a rimanere motivato quando lavori su obiettivi a lungo termine? Ricordo a me stesso la mia visione a lungo termine e rivedo periodicamente i miei progressi per rimanere motivato e impegnato. Questa è una strategia utile. Come fai a rimanere motivato di fronte alla monotonia o alla ripetizione? Cerco di trovare modi per aggiungere varietà o mettermi alla prova nell'ambito del compito per mantenere le cose interessanti e rimanere motivato. Questo è un approccio creativo. Come fai a rimanere motivato nei momenti difficili? Nei momenti difficili, mi concentro sulla cura di me stesso, pratico affermazioni positive e cerco ispirazione dagli altri. Questo è importante per mantenere la motivazione. Hai qualche idea finale su come rimanere motivato? Ricorda che la motivazione può variare, ma stabilendo obiettivi, monitorando i progressi e premiandoti, puoi rimanere sulla buona strada. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. Questi suggerimenti aiuteranno anche me a rimanere motivata. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto aiutare. Ricorda che rimanere motivati è un viaggio e sei capace di ottenere grandi risultati. Apprezzo il tuo incoraggiamento, Anna. Continuiamo a sostenerci l'un l'altro nel viaggio verso il successo. Lezione 13. Creare le preferenze relative al marchio. Anna, hai preferenze particolari sul marchio quando si tratta di fare acquisti? Sì, John. Di solito scelgo opzioni biologiche quando scelgo i prodotti. Questo è ottimo. Cosa ti spinge a preferire i marchi biologici? I marchi biologici danno la priorità all'uso di ingredienti naturali e pratiche agricole sostenibili, in linea con i miei valori. Questo è comprensibile. Ci sono marchi biologici specifici che preferisci? Ho alcuni marchi biologici preferiti per diversi prodotti, come prodotti biologici, latticini e articoli per la cura personale. È bello avere marchi affidabili. Come decidi quando provare nuovi marchi? Quando provo nuovi marchi, cerco le certificazioni biologiche, leggo le recensioni e considero le mie preferenze e i miei valori personali. Questo è un approccio ponderato. Ci sono marchi non biologici che preferisci ancora? Sebbene preferisca principalmente le opzioni biologiche, ci sono alcuni marchi non biologici di cui mi fido per determinati prodotti che soddisfano le mie esigenze. Questo è comprensibile. Quanto è importante la reputazione del marchio nel tuo processo decisionale? La reputazione del marchio gioca un ruolo significativo nel mio processo decisionale. Apprezzo i marchi con una solida esperienza in termini di qualità e trasparenza. Questo è saggio. Consideri fattori come il prezzo e la disponibilità nella scelta dei marchi? Anche il prezzo e la disponibilità sono fattori importanti. Cerco di trovare un equilibrio tra qualità, convenienza e accessibilità. Questo è un approccio pratico. Come rimanere informati sui nuovi marchi o sulle opzioni di prodotto? Rimango informato tramite ricerche online, consigli da fonti affidabili e rimango aggiornato sulle tendenze del settore. Questo è utile.
Esistono risorse o piattaforme specifiche su cui fai affidamento per le informazioni? Spesso mi affido a siti web di recensioni dei consumatori, pubblicazioni sulla salute e il benessere e piattaforme di social media per informazioni. Questo è un approccio completo. Hai qualche idea finale sulle preferenze relative ai marchi? Le preferenze relative al marchio possono variare in base ai valori, alle esigenze e alle esperienze personali. È importante trovare marchi in linea con il tuo stile di vita. Questa è una prospettiva preziosa. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. Mi ha dato alcune idee per le mie preferenze in fatto di brand. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto aiutare. Ricordati di dare priorità a ciò che conta di più per te quando fai scelte di marca. Apprezzo il tuo consiglio, Anna. Continuiamo a fare scelte consapevoli in linea con i nostri valori. Lezione 14. Soddisfare le esigenze degli animali domestici. Anna, come impari a prenderti cura delle esigenze del tuo animale domestico? Dipende dalle esigenze del tuo animale domestico, ma puoi provare i tutorial online come guida. Questo è un buon suggerimento. Ci sono risorse o piattaforme specifiche che consigliate per i tutorial sulla cura degli animali domestici? YouTube e i siti web per la cura degli animali domestici spesso offrono utili tutorial e guide per vari aspetti della cura degli animali domestici. Questo è conveniente. Come si fa a determinare quali tutorial seguire? Cerco tutorial affidabili, che ricevano feedback positivi da altri proprietari di animali domestici e si allineino ai consigli degli esperti. Questo è un approccio intelligente. Trovi tutorial online sufficienti per soddisfare le esigenze del tuo animale domestico? I tutorial online forniscono una buona base, ma mi rivolgo anche a veterinari o proprietari di animali domestici esperti per consigli personalizzati. Questo è saggio. Hai qualche consiglio per trovare tutorial online affidabili? Cerca tutorial creati da organizzazioni rispettabili, veterinari o professionisti esperti nella cura degli animali domestici. Questo è un consiglio utile. Ci sono altre fonti su cui fai affidamento per informazioni sulla cura degli animali domestici? Oltre ai tutorial online, faccio riferimento anche a libri, riviste per animali domestici e frequento seminari locali sulla cura degli animali domestici, quando disponibili. Questo è completo. Come adattate le informazioni dei tutorial al vostro animale domestico specifico? Considero le esigenze specifiche del mio animale domestico e mi rivolgo a professionisti per adattare le informazioni alle loro esigenze specifiche. Questo è importante per fornire assistenza personalizzata. Come rimanere aggiornati sulle nuove informazioni sulla cura degli animali domestici? Seguo pubblicazioni affidabili sulla cura degli animali domestici, partecipo a seminari e interagisco con le comunità online di cura degli animali domestici per rimanere informato. Questo è un approccio proattivo. Hai qualche idea finale su come imparare a soddisfare le esigenze degli animali domestici? Ricorda che ogni animale domestico è diverso, quindi è importante osservare, imparare e adattarsi per fornire la migliore assistenza possibile. Questa è una prospettiva preziosa. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. Mi ha dato alcune idee per il mio viaggio personale nella cura degli animali domestici. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto aiutare. Ricorda che imparare a soddisfare le esigenze del tuo animale domestico è un processo continuo pieno di amore e cura. Apprezzo il tuo consiglio, Anna. Continuiamo a imparare e a fornire la migliore assistenza ai nostri amici pelosi.
Lezione 15. Trovare tutto ciò di cui hai bisogno. Anna, sei riuscita a trovare tutto ciò di cui avevi bisogno nel negozio? Sì, fortunatamente, era tutto disponibile. Ho tutto sulla mia lista della spesa. Questo è ottimo. Come ti assicuri di non perdere nessun articolo quando fai una lista della spesa? Di solito pianifico i pasti per la settimana successiva e controllo la mia dispensa per vedere cosa devo rifornire. Questo è un approccio pratico. Organizzate la vostra lista della spesa in qualche modo specifico? Organizzo la mia lista della spesa per categorie, come prodotti, latticini, salumi e articoli della dispensa, per facilitare la navigazione nel negozio. Questo è efficiente. Come gestisci se un articolo della tua lista è esaurito? Se un articolo è esaurito, potrei cercare delle alternative o prendere nota per ricontrollare la prossima volta che vado a fare acquisti. Questo è adattabile. Come ti assicuri di non dimenticare la lista della spesa a casa? Di solito tengo una copia digitale della mia lista della spesa sul telefono o utilizzo un'app per la lista della spesa per averla facilmente accessibile. È un'idea intelligente. Come resistere agli acquisti impulsivi e attenersi alla lista della spesa? Cerco di rimanere concentrato e di ricordare a me stesso il mio budget e gli articoli specifici di cui ho bisogno. Mi aiuta a evitare acquisti non necessari. Questo è disciplinato. Con che frequenza vai a fare la spesa per assicurarti di avere tutto ciò di cui hai bisogno? Di solito vado a fare la spesa una volta alla settimana per rifornirmi di prodotti freschi e altri prodotti essenziali. Questo è un buon programma. Come gestisci se dimentichi un articolo nella tua lista della spesa? Se dimentico un articolo, o mi accontento di quello che ho o torno al negozio se è qualcosa di essenziale. Questo è pieno di risorse. Hai qualche idea finale su come trovare tutto ciò di cui hai bisogno? È importante pianificare in anticipo, rimanere organizzati ed essere adattabili durante gli acquisti per assicurarti di avere tutto ciò di cui hai bisogno. Questo è un consiglio prezioso. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. Mi ha dato alcune idee per migliorare la mia routine di acquisto. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto aiutare. Ricorda che la preparazione e l'organizzazione possono rendere la spesa un'esperienza fluida. Apprezzo il tuo contributo, Anna. Continuiamo a fare acquisti attenti e a sfruttare al meglio i nostri viaggi a fare la spesa. Lezione 16. Abbracciare il fallimento sulla via del successo. Anna, ricorda che il fallimento fa parte del successo. Non temerlo, abbraccialo come un'opportunità di apprendimento. Capisco il concetto, John, ma non posso fare a meno di preoccuparmi di non raggiungere i miei obiettivi. È naturale avere preoccupazioni, Anna, ma ricorda che le battute d'arresto e gli insuccessi sono trampolini di lancio verso la crescita e la realizzazione. Suppongo tu abbia ragione. Come gestisci personalmente la paura di non raggiungere i tuoi obiettivi? Quando mi sento preoccupato, ricordo a me stesso che il fallimento non è permanente. È un'opportunità per imparare, adattarsi e andare avanti. È una mentalità positiva da avere. Come si mantiene la motivazione di fronte agli ostacoli? Rimango motivato concentrandomi sulla mia visione a lungo termine e suddividendo i miei obiettivi in passaggi più piccoli e raggiungibili. Mi mantiene determinato e motivato.
Questo è un approccio pratico. Hai qualche strategia per riprenderti dopo un fallimento? Dopo un fallimento, mi prendo del tempo per riflettere e analizzare cosa è andato storto. Poi apporto le modifiche necessarie e uso le lezioni apprese per migliorare. È un modo proattivo per gestire gli imprevisti. Cosa succede se riscontri ripetuti fallimenti nel perseguire i tuoi obiettivi? Se incontro ripetuti insuccessi, rivaluto il mio approccio, mi rivolgo a mentori o esperti ed esploro percorsi alternativi per raggiungere i miei obiettivi. È adattabile e resiliente. Quanto è importante rivalutare e modificare gli obiettivi man mano che progrediamo? È fondamentale rivalutare e modificare periodicamente i nostri obiettivi. La vita è dinamica e le nostre aspirazioni possono evolversi o richiedere modifiche lungo il percorso. Questo ha senso. Come si fa a superare i dubbi su se stessi che possono derivare dai fallimenti? Supero i dubbi su me stesso concentrandomi sui miei punti di forza, celebrando piccole vittorie e circondandomi di persone che mi supportano e incoraggiano. Questo dà potere. Hai qualche idea finale su come superare la paura di non raggiungere gli obiettivi? Ricorda, Anna, che il successo non si definisce solo dal raggiungimento di un risultato specifico. È un viaggio di crescita, resilienza e miglioramento continuo. Grazie per le tue parole di saggezza, John. Mi impegnerò ad accettare il fallimento come trampolino di lancio e continuerò a perseguire i miei obiettivi. Benvenuta, Anna. Credo nel tuo potenziale e so che puoi superare qualsiasi ostacolo sulla tua strada verso il successo. La tua fede significa molto per me, John. Sosteniamoci a vicenda e accettiamo le sfide che ci si presentano. Assolutamente, Anna. Assieme possiamo vincere le nostre paure e ottenere grandi risultati. Lezione 17. Ampliamento della gamma di prodotti per attirare i clienti. Anna, ci ho pensato. Cosa ne pensi dell'ampliamento della nostra gamma di prodotti in negozio? Sembra una buona idea, John. Potrebbe aiutarci ad attirare più clienti e offrire una più ampia varietà di opzioni. Sono d'accordo. Quali prodotti pensi che dovremmo considerare di aggiungere alla nostra attuale selezione? Potremmo esplorare l'idea di introdurre tè speciali, pasticcini artigianali, o persino snack salutari da asporto per soddisfare le diverse preferenze. Questi sono ottimi suggerimenti. In che modo pensi che l'ampliamento della gamma di prodotti gioverebbe ai nostri clienti? Offrendo una vasta gamma di prodotti, possiamo soddisfare meglio i gusti e le preferenze unici dei nostri clienti, migliorando la loro esperienza complessiva. Questo è vero. Pensa che ampliare la gamma di prodotti attirerebbe anche nuovi clienti? Assolutamente, John. Con una selezione più ampia, possiamo attrarre una base di clienti più ampia e attirare chi è alla ricerca di prodotti specifici. Questo ha senso. Come affronteresti l'introduzione di nuovi prodotti per i nostri clienti? Potremmo iniziare conducendo ricerche di mercato per identificare le tendenze e le preferenze popolari e poi introdurre gradualmente nuovi prodotti con campagne di marketing mirate. Questo è un approccio strategico. Come possiamo garantire che la qualità dei nuovi prodotti corrisponda ai nostri standard esistenti? Possiamo collaborare con fornitori affidabili,
condurre controlli di qualità e chiedere feedback ai nostri clienti per mantenere i nostri standard elevati. Questo è importante per la coerenza. Quali fattori dobbiamo considerare nella determinazione del prezzo dei nuovi prodotti? Dovremmo considerare fattori come i costi di produzione, la domanda del mercato, i prezzi della concorrenza e garantire che i prezzi siano in linea con il valore offerto. Questo è un approccio completo. Hai qualche idea finale sull'espansione della nostra gamma di prodotti? È importante trovare un equilibrio tra l'offerta di varietà e il mantenimento dell'attenzione sui nostri prodotti principali per garantire un'esperienza cliente coerente. Sono d'accordo, Anna. Pianifichiamo ed eseguiamo attentamente l'espansione per offrire ai nostri clienti un'esperienza di caffetteria ancora migliore. Lezione 18. Pianificazione di un incontro il sabato. Anna, che ne dici di vederci questo fine settimana? Il sabato va bene per me. Che ne dici di te? Sembra perfetto, John. Sono libero anche sabato. A che ora preferisci? Che ne dici di incontrarci nel pomeriggio? Questo lasso di tempo funziona per te? Sì, il pomeriggio funziona anche per me. Diciamo intorno alle 14? Le 2 del pomeriggio sembrano buone. Dove vorresti che ci incontrassimo? Che ne dici di incontrarci al nuovo caffè in centro? Ha un ambiente accogliente e ottime recensioni. Sembra una buona scelta. Allora incontriamoci al bar in centro alle 14 di sabato. D'accordo, John. Ne prenderò nota nella mia agenda. Non vedo l'ora di chiacchierare. Anch'io, Anna. Sarà fantastico chiacchierare e passare un po' di tempo insieme. Ci vediamo sabato. Ci vediamo allora, John. Buona giornata fino al nostro incontro di sabato. Anche tu, Anna. Abbi cura di te e ci vediamo presto. Lezione 19. Continuare la discussione. Anna, ci sono alcune questioni importanti di cui dobbiamo discutere. Continuiamo? Assolutamente, John. Continuiamo a trovare soluzioni e ad affrontare questi problemi. In primo luogo, dobbiamo affrontare il problema del calo delle vendite. Quali idee avete per migliorare i nostri numeri? Un'idea è analizzare il feedback dei clienti e identificare le aree di miglioramento dei nostri prodotti e servizi. Questo è un buon punto di partenza. Inoltre, potremmo prendere in considerazione l'implementazione di campagne di marketing mirate per raggiungere nuovi clienti. Concordato. Dovremmo anche valutare la nostra strategia dei prezzi e valutare se sono necessari aggiustamenti per rimanere competitivi. Punto eccellente. Un'altra questione di cui dobbiamo discutere è la razionalizzazione dei nostri processi interni. Come possiamo renderli più efficienti? Potremmo condurre un audit interno per identificare le strozzature e le aree di inefficienza, e quindi implementare miglioramenti dei processi. Questo è un approccio proattivo. Dovremmo anche incoraggiare la comunicazione aperta e la collaborazione interdipartimentale per migliorare l'efficienza. La collaborazione è fondamentale. Successivamente, dobbiamo affrontare il morale dei dipendenti. Come possiamo creare un ambiente di lavoro più positivo?
Possiamo organizzare attività di team building, riconoscere e apprezzare i risultati dei dipendenti e promuovere una cultura di feedback e supporto aperti. Questi sforzi contribuiranno a risollevare il morale. Infine, discutiamo dei modi per migliorare la soddisfazione del cliente. Quali idee hai? Possiamo investire nella formazione del servizio clienti, personalizzare le nostre interazioni e implementare un programma di fidelizzazione per premiare i nostri stimati clienti. Ottimi suggerimenti. È fondamentale dare priorità alla soddisfazione del cliente. Assicuriamoci di raccogliere feedback per migliorare continuamente le nostre offerte. Assolutamente, Anna. Affrontando questi problemi e implementando soluzioni ponderate, possiamo affrontare le sfide e raggiungere il successo. Non potrei essere più d'accordo, John. Lavoriamo insieme per trovare strategie efficaci e far progredire la nostra attività. Grazie per il tuo contributo, Anna. Le tue intuizioni e idee sono inestimabili nell'affrontare queste importanti questioni. Grazie John. Apprezzo la tua leadership e collaborazione. Continuiamo a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi. Davvero, Anna. Insieme, supereremo gli ostacoli e promuoveremo un cambiamento positivo. Lezione 20. Fare le valigie leggere ed esplorare la cucina locale. Anna, sto programmando il mio prossimo viaggio. Avete qualche consiglio per impacchettare cose leggere? Assolutamente, John. Un consiglio è quello di creare una lista di controllo e mettere in valigia capi di abbigliamento versatili che possono essere mescolati e abbinati. Questo è un approccio intelligente. Che dire degli articoli da toeletta e degli oggetti personali? Scegli articoli da toeletta da viaggio e valuta la possibilità di acquistare gli articoli essenziali a destinazione per risparmiare spazio e peso nel bagaglio. Buon suggerimento. Qualche consiglio sull'imballaggio di elettronica e gadget? Porta solo l'elettronica necessaria e i relativi caricabatterie. Prendi in considerazione l'utilizzo di dispositivi multiuso per ridurre al minimo il numero di articoli. Questo è pratico. Ora parliamo dell'esplorazione della cucina locale. Qualche consiglio per provare nuovi piatti? Sii avventuroso e di mentalità aperta quando si tratta di provare la cucina locale. Inizia con piatti popolari e chiedi consigli alla gente del posto. Sembra eccitante. Come possiamo assicurarci di trovare autentici ristoranti locali? Ricerca e leggi le recensioni da fonti affidabili. Cerca ristoranti frequentati da gente del posto piuttosto che strutture puramente orientate al turismo. Questo è un ottimo consiglio. Qualche precauzione da prendere per quanto riguarda la sicurezza alimentare? Presta attenzione agli standard igienici, scegli cibi ben cotti e bevi acqua in bottiglia per ridurre al minimo il rischio di malattie di origine alimentare. Punti importanti da tenere a mente. Come possiamo superare le barriere linguistiche ordinando il cibo? Porta con te un frasario o usa le app di traduzione per comunicare frasi di base. Inoltre, segnali e indicazioni non verbali possono essere utili. Buona idea. Infine, come possiamo rispettare le usanze e l'etichetta culinaria locali? Osserva e segui le usanze locali, come le buone maniere a tavola e le pratiche di mancia. Mostra apprezzamento per la cucina e la cultura. Questo è essenziale per l'immersione culturale. Grazie per questi preziosi consigli, Anna. Miglioreranno sicuramente la mia esperienza di viaggio.
Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto aiutare. Fai un viaggio fantastico e goditi l'esplorazione di nuovi luoghi e sapori. Grazie Anna. Ne trarrò il massimo. Mi assicurerò di condividere con voi le mie storie di viaggio quando tornerò. Lezione 21. Suggerimenti intelligenti per gli acquisti. Anna, vado a fare la spesa. Avete qualche consiglio per fare acquisti intelligenti? Assolutamente, John. Ricorda solo di controllare le date di scadenza dei prodotti che stai acquistando per garantire freschezza e qualità. Questo è un buon promemoria. Che ne dici di confrontare i prezzi? Qualche suggerimento? Dedica del tempo a confrontare i prezzi tra diverse marche o taglie per assicurarti di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. Questo ha senso. Come possiamo identificare le migliori offerte e sconti? Tieni d'occhio le promozioni in negozio, i volantini di vendita e i coupon digitali che possono aiutarti a risparmiare sui tuoi acquisti. Ottimo consiglio. Che dire degli articoli deperibili? Come possiamo assicurarci che durino più a lungo? Cerca gli articoli con le date di scadenza più lontane e valuta la possibilità di congelare o conservare correttamente gli articoli deperibili per prolungarne la durata. È utile saperlo. Come possiamo fare scelte più salutari durante la spesa? Leggi le etichette nutrizionali e gli elenchi degli ingredienti per prendere decisioni informate. Scegli prodotti freschi e opta per opzioni integrali e a basso contenuto di zuccheri. Buon consiglio. Qualche consiglio per evitare acquisti impulsivi? Crea una lista della spesa e rispettala. Evita di fare la spesa a stomaco vuoto e cerca di resistere alla tentazione degli acquisti d'impulso. Lo terrò a mente. Esiste una strategia per organizzare la spesa durante il checkout? Raggruppa articoli simili sul nastro trasportatore per facilitare al cassiere la scansione e l'imballaggio della spesa. Questo è un consiglio pratico. Infine, come possiamo ridurre gli sprechi alimentari durante la spesa? Pianifica i tuoi pasti in anticipo e acquista solo ciò di cui hai bisogno. Evita di acquistare eccessivamente articoli deperibili che potrebbero andare sprecati. Approccio saggio. Grazie per aver condiviso questi preziosi consigli per gli acquisti, Anna. Li applicherò sicuramente durante il mio viaggio al negozio. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto aiutare. Buon shopping e goditi la spesa. Grazie Anna. Mi assicurerò di fare acquisti intelligenti e fare scelte informate. Ti auguro una splendida giornata. Lezione 23. Condivisione delle conoscenze fornite dall'oratore. Anna, ho partecipato a una conferenza oggi e il relatore principale ha condiviso alcuni spunti affascinanti. Ti piacerebbe sentirne parlare? Assolutamente, John. Mi interessa sapere di cosa ha parlato il relatore principale. Per favore, condividi i momenti salienti con me. Il relatore ha discusso del futuro dell'intelligenza artificiale e del suo impatto su vari settori. È stato davvero stimolante. Sembra intrigante, John. Quali sono stati alcuni punti chiave menzionati sul futuro dell'IA? Il relatore ha sottolineato l'importanza delle considerazioni etiche nello sviluppo dell'IA e il potenziale dell'IA di migliorare la produttività e l'innovazione. Le considerazioni etiche sono davvero cruciali.
L'oratore ha menzionato qualche settore specifico che sarebbe fortemente influenzato dall'IA? Sì, il relatore ha evidenziato l'assistenza sanitaria, la finanza e i trasporti come settori che dovrebbero subire trasformazioni significative a causa dei progressi dell'intelligenza artificiale. Si tratta davvero di settori chiave. Sono state condivise informazioni sulle sfide legate all'implementazione dell'IA? Il relatore ha discusso delle sfide della privacy e della sicurezza dei dati, nonché della necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per adattarsi al mutevole panorama tecnologico. L'adattamento e la sicurezza sono fondamentali. Il relatore ha fornito esempi di applicazioni di intelligenza artificiale o casi di studio di successo? Assolutamente, Anna. Il relatore ha condiviso esempi di assistenti virtuali basati sull'intelligenza artificiale, medicina personalizzata e veicoli autonomi come applicazioni di successo dell'IA. Questi esempi dimostrano il potenziale dell'IA. L'oratore ha discusso dei potenziali rischi o preoccupazioni associati all'IA? Sì, l'oratore ha affrontato le preoccupazioni relative allo spostamento dei posti di lavoro e alla necessità di una governance responsabile dell'IA per garantire equità e trasparenza. Una governance responsabile è essenziale. Grazie per aver condiviso queste informazioni, John. Sembra una conferenza illuminante. Benvenuta, Anna. È stata un'esperienza arricchente. Sono felice di aver potuto condividere alcune delle conoscenze con te. Lo apprezzo, John. È sempre utile imparare e rimanere informati. Grazie per avermi tenuto aggiornato. È un piacere per me, Anna. Continuiamo a esplorare e discutere insieme delle tecnologie emergenti. Vi auguro una splendida giornata.